Hola amigos, buenas tardes a todos. La filosofia di Marina, questa signora, anzi la ragazza matura che vi sta di fronte, come preferisco classificarmi, è una filosofia piuttosto pratica e dà ricette semplici ma efficaci. Ho già spiegato in un video precedente che abbiamo ricevuto un grande regalo dai nostri genitori, un vero colpo di fortuna, la vita unica e insostituibile, perché non si può barattare con un'altra che ci appare migliore. Quindi inutile lamentarsi perché non si è nati alti, belli, atletici, ricchi e potenti. E mi sono dimenticata di aggiungere l'aggettivo intelligenti. Stava sfuggendo pure a me la menzione di questa parola nell'elenco. Intelligenti, sì, perché nella lista delle richieste impossibili questa non viene quasi mai menzionata, mentre tra le qualità più importanti per affrontare l'esistenza. L'intelligenza di cui parlo però è quella che permette alle persone di sviluppare più velocemente la capacità di adattamento alle varie situazioni che si presentano quotidianamente. Che significa adattamento? Adattarsi significa rendersi conto che in un determinato momento la situazione non si può cambiare, non abbiamo altre alternative e quindi non vale la pena lamentarsi, scalciare, strapparsi i capelli o deprimersi. Bisogna solo temporeggiare e alla prima occasione scappare a gambe levate. Di Epicuro, filosofo greco nato nel 341 a.C. nell'isola di Samo, mi è rimasta impressa nella mente una sua illuminante considerazione riguardante il male peggiore che possa capitarci. Qual è? Quale sarà? La morte, logicamente, cari amici. E la sua filosofia molto pratica ha risposto in questi termini. La morte non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi, la morte non c'è. E quando c'è lei, non ci siamo più noi. Quindi, semmai gli stringeremo la mano per salutarla, perché mai dovremmo preoccuparci. Non avremmo mai l'occasione di conoscerla e ricordarci di lei. Intelligentissima considerazione, anche se all'apparenza potrebbe sembrare ridurre questa immane catastrofe che rappresenta la morte ad una banalità, addirittura al nulla. E per gli altri dolori, che invece avremmo il dispiacere di conoscere? Ecco, la sua ricetta riguarda proprio il concetto di piacere e il concetto di dolore. Per Epicuro, e io concordo pienamente, la felicità non è altro che il conseguimento del piacere e l'assenza, l'allontanamento del dolore. Meravigliosa filosofia che si allinea alle regole di madre natura. È esatto, dobbiamo ascoltare il corpo. Se una relazione sentimentale ci fa soffrire, cambiamo il partner. Se il lavoro non ci aggrada, proponiamoci per un altro. Se i figli non ci rispettano e sono irriconoscenti, allontaniamoli. Se un amico ci tradisce, abbandoniamolo. E se un marito o una moglie non ci danno l'amore che meritiamo, dobbiamo divorziare. La soluzione è talmente banale che molti saranno infastiditi di avermi ascoltato tutto questo tempo. Lo sapevo pure io, mi direbbero. E io gli rispondo, e allora perché non l'hai fatto? La soluzione è alla portata di tutti ed è pure economica. Non dovete sottoporvi alle care sedute dello psicologo. Le persone che decideranno dire no al dolore saranno in grado di tagliare i legami tossici, mentre gli altri continueranno l'adattamento al contrario e innaturale. Cercheranno fino allo stremo delle forze di adattarsi ad una situazione anche se di pura sofferenza. Quindi, ascoltiamo Epicuro. Io ripeto lo stesso da molto tempo. Però ora, per essere più autorevoli, ho deciso di menzionarlo il filosofo. Sembra che oggigiorno non si possa avere una teoria personale se non supportata da una fonte storica o un personaggio illustre e riconosciuto.
Lo stesso problema mi sembra che incontri i ragazzi, giusto per fare un esempio, appena terminati gli studi e in cerca di lavoro. Poche aziende, e le migliori, ribadisco, ti assumono dopo averti sottoposto a delle verifiche sulla idoneità psicologica e il grado di intelligenza. Tutte le altre ti chiederanno un curriculum di esperienza di lavoro. Ma io mi chiedo, se hanno appena terminato gli studi, come potrebbero avere un curriculum? Ed è importante che stiano seduti a più scrivanie, forse solo a scaldare una sedia, o verificare le loro capacità personali. Io personalmente opterei per la seconda soluzione, ma pure per scegliere le alternative bisogna essere intelligenti. L'adattamento all'ambiente, per ritornare all'argomento iniziale, avviene praticamente tramite la selezione naturale. Chi riesce ad adattarsi alle varie prove dell'esistenza si guadagnerà il posto sulla terra, sopravviverà e spargerà il suo seme nel mondo, dando nuovi frutti, nel nostro caso figli forti e capaci di affrontare le sfide della vita. E chi non riesce ad adattarsi? Continueremo il discorso in un altro capitolo. Iscrivetevi, amici.